Automat di Edward Hopper venne esposto per la prima volta il giorno di San Valentino del 1927 alle Rand Galleries di New York. Gli automat, diffusi a New York già dall'inizio del Novecento, erano una sorta di tavola calda in cui gli avventori si servivano attraverso distributori automatici, dietro ai quali era generalmente situata la cucina. L'assenza di contatto tra personale e cliente e i ritmi di vita sempre più frenetici di quell'epoca, ancora più nelle ore meno frequentate o di notte, finivano per rendere questi locali dei veri e propri amplificatori di solitudine. Sola è la donna che Hopper ritrae nell'anonimo automat mentre fissa una tazza di caffè. Davanti alla donna, sulla parte opposta del piccolo tavolo, una sedia vuota e nient'altro. La solitudine della donna, accresciuta da quella sedia vuota, è assolutamente palpabile. Anche il locale è vuoto e non si colgono segni di attività. La fioca luce artificiale non sembra in grado di rompere la condizione di isolamento e di vuoto che è chiaramente percepibile. La donna è ben truccata, è ben vestita, come se dovesse recarsi o stesse per tornare da un'occasione mondana. Ha tolto soltanto un guanto, forse per distrazione o forse perché è appena entrata e non si è ancora riscaldata. Dietro di lei, in alto, nella vetrata annerita dalla notte, si riflette una fila di luci che conduce lo sguardo verso l'esterno, oltre questa vetrata, là fuori nella città. Una città che sembra nient'altro che un buio tunnel in cui perdersi, specchio di una realtà alienante, pronta ad inghiottire di nuovo chi esca da quel locale. L'oscurità e il freddo della città, oltre la vetrata, sembra ancora peggio della solitudine che regna all'interno dell'automat, ma forse Hopper ha voluto piuttosto evocare due aspetti di quel medesimo processo di riduzione dei rapporti umani che caratterizza la società moderna. E tutto questo spiega forse il senso di quello sguardo della donna, fisso sulla tazza di caffè, che come un critico ha detto, sembra essere l'ultima cosa al mondo a cui potersi aggrappare. La solitudine di questa donna in questo anonimo locale di una città buia ed estraniante suscita però anche empatia e un senso di identificazione, perché ad ogni uomo in qualche momento della vita è capitato di avvertire un senso profondo di solitudine. Ma la rappresentazione di questa donna insieme interroga se vi sia una luce che possa infrangere quella solitudine e dissipare quell'oscurità. Quella luce che Edward Hopper ha sempre cercato e che irromperà nella sua pittura soprattutto nelle opere degli anni 50.